Ciao, benvenuti su Minis Attack, io sono Andrea. Quest'oggi andiamo a vedere come costruire una wet palette fatta in casa di questo tipo. Non necessariamente di queste dimensioni, io avevo questa a caso, per cui... Allora, tutto quello che ci servirà per costruire la nostra wet palette fatta in casa è delle forbici, una vecchia spugna di questo tipo, un contenitore di plastica, ad esempio i Tupperware, ma ne trovate anche da meno soldi se volete proprio risparmiare, e della carta forno. Allora, cominciamo con ritagliare indicativamente la spugna delle dimensioni del nostro Tupperware, quindi potrebbe essere una cosa di questo tipo. Ovviamente voi poi potete farle delle dimensioni che volete a seconda appunto delle dimensioni del Tupperware. Vediamo, questo è solo un esempio, piccolina, però può funzionare. Un po' di acqua. Ecco, non esageriamo. Immergiamo la nostra spugna. Vediamo come assorbe bene tutta l'acqua. Cerchiamo di prendere l'acqua in eccesso senza esagerare e la ributtiamo via. E quindi avremo la nostra spugna umida nel nostro contenitore di plastica. A questo punto prendiamo la carta da forno e la ritagliamo di una misura di circa la larghezza e la lunghezza della nostra spugna. E se è un po' più piccola va meglio. Come vedete tende ad arrotolarsi su se stesso, ma non vi preoccupate perché una volta che noi la immergiamo a contatto con l'acqua e con la spugna, cercherà di mantenere la sua posizione fissa. Ecco, non ci fermiamo qui perché sennò rischiamo che si riarrotoli su se stessa, ma la rivoltiamo una volta ulteriore in questo modo. Ecco qua. Ha bisogno, aggiungiamo un po' di acqua per mantenere la spugna umida se vediamo che inizia a seccarsi. Basta. Così facendo, una volta messi i colori, basterà poi chiuderla e ve li manterrà fino a che non ne avrete bisogno di nuovo e la potete riaprire e riutilizzarli. Siamo arrivati alla fine, quindi abbiamo la nostra wet palette costruita perfettamente e perfettamente funzionante, conserverà i vostri colori per giorni e giorni se è chiusa adeguatamente, per cui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi è stato utile e vi ricordo di attivare la campanella se volete rimanere in aggiornamento dei prossimi video. Per ora quindi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Andrea di Minis Attack.